Ciao a tutti, oggi realizziamo insieme un copriseduta da sedia all'uncinetto. Allora, partiamo dal presupposto che questo progetto può essere fatto con qualsiasi mattonella che poi viene, diciamo, adeguata alla misura della sedia. Oggi vi faccio vedere la mia versione. Ho scelto di usare questo cordino di Tessiland rosa, l'ho scelto rosa perché così si vede un pochino meglio il punto e come sempre vi lascio il link in descrizione del materiale e iniziamo subito a vedere la mia versione del coprisedia da all'uncinetto. Utilizzerò un uncinetto numero 5, quindi leggermente un po' più largo, diciamo, rispetto a quello con cui si lavorerebbe il cordino, perché voglio comunque un risultato con un bel effetto spesso, grande. Partiamo subito con un finto cerchio magico, quindi 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Entro nella prima che ho fatto e faccio una maglia bassissima e ho creato, se non lo perdo, quindi entro nella prima e faccio la mia maglia bassissima e ho creato una specie di cerchiolino. A questo punto faccio 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta più una quarta che è la catenella di separazione. Ora dovrò fare per 7 volte una maglia alta intervallata da una catenella, quindi 1, mi porto dietro il codino, così intanto lo fermiamo, maglia alta, catenella, entro, maglia alta, catenella e siamo a 2, maglia alta, catenella. Sono arrivata all'ultima, faccio una catenella e mi aggancio nella terza catenella che ho fatto per iniziare, quindi una rimane libera che è la nostra catenella di separazione e faccio una maglia bassissima. Quindi calcolando le catenelle iniziali più gli altri 7 maglie alte che abbiamo fatto abbiamo un totale di 8 maglie alte intervallate da una catenella. A questo punto mi sposto nel primo archetto con una maglia bassissima, in questo modo, e faccio 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta. Sempre dentro il primo archetto entro e faccio un'altra maglia alta. Dopodiché ho la maglia alta del giro precedente, devo fare una maglia alta in rilievo davanti, quindi carico il filo, entro in questo modo, vedete l'ho presa da sotto, carico, tiro fuori e lavoro una maglia alta normale. Carico il filo, mi sposto di nuovo nello spazietto, 2 maglie alte dentro lo spazio di una catenella. Di nuovo sono dove c'è la maglia alta, entro sotto, maglia alta in rilievo davanti, carico, tiro fuori, maglia alta normale. Di nuovo nello spazio 2 maglie alte, 1, 2, di nuovo maglia alta, entro, maglia alta in rilievo davanti e proseguo in questo modo per tutto il giro. Sono arrivata all'ultima maglia alta, carico, maglia alta in rilievo davanti. Dopodiché vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto per iniziare il lavoro. In questo modo. A questo punto direttamente da qua entro sotto la maglia alta in rilievo davanti che ho fatto, vedete, e faccio una maglia bassa in rilievo davanti, in questo modo. Ve lo faccio rivedere, quindi sono in questa situazione qua, ho fatto la mia maglia bassissima, entro direttamente da sotto la maglia alta in rilievo davanti, carico, tiro fuori, maglia bassa in rilievo davanti. Dopodiché 4 catenelle, 1, 2, 3,
4. Salto direttamente alla maglia alta in rilievo davanti successiva, entro sempre da sotto e faccio una maglia bassa in rilievo davanti. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, di nuovo parto, maglia bassa in rilievo davanti, 1, 2, 3, 4 catenelle, salto, maglia bassa in rilievo davanti e procedo così per tutto il giro. Ho fatto le ultime 4 catenelle, qua mi aggancio con una maglia bassissima nella maglia bassa in rilievo che ho fatto all'inizio. A questo punto con una maglia bassissima mi sposto nell'archetto, vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, mi sostituiscono la prima maglia alta, un'altra maglia alta, 2 catenelle e altre 2 maglie alte, tutto dentro allo stesso archetto. A questo punto sono sempre dalla maglia alta in rilievo davanti, faccio la maglia alta rilievo davanti. Quindi la parte del rilievo viene mantenuta. Mi sposto di nuovo nell'archetto, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, sempre nello spazio dell'archetto. Una, 2. Di nuovo rilievo davanti, carico il filo, maglia alta e rilievo davanti e procedo in questo modo per tutto il giro. Sono arrivata all'ultimo gruppo di 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, carico il filo, faccio l'ultima maglia in rilievo alta in rilievo davanti, in questo modo, e chiudo il lavoro con una maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto per iniziare la riga, in questo modo. A questo punto di nuovo mi sposto con le maglie bassissime, 1 e 2, nello spazio delle 2 catenelle del giro precedente. 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta e dovremo farne dentro lo spazio delle 2 catenelle 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto direttamente alla mia maglia alta in rilievo davanti, faccio una maglia bassa in rilievo davanti. Carico il filo e mi sposto direttamente nell'archetto, altre 7 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mi sposto direttamente in quella in rilievo, entro, maglia bassa in rilievo davanti e procedo in questo modo per tutto il giro. Sono arrivata all'ultimo ventaglio, faccio la mia ultima maglia bassa in rilievo davanti, in questo modo, e vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto quando ho iniziato la riga, in questo modo. Vedete come si sta creando un bel fiorellino. A questo punto vado a fare 2 catenelle che mi sostituiscono la prima mezza maglia alta più altre 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4. Conto nelle mie 7 maglie alte, 1, 2, 3, nella quarta entro,
e faccio una maglia bassa normale, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, carico il filo, entro tra un petalo e l'altro, non lavoro più in rilievo davanti ma entro proprio dentro il punto e faccio una mezza maglia alta, quindi chiudo tutte e tre le asole insieme. Di nuovo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, conto nel mio ventaglio 1, 2, 3, nel quarto entro, maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, carico il filo, nella giuntura dei due petali entro, mezza maglia alta. E continuo in questo modo per tutto il giro. 1, 2, 3, 4. Sono arrivata all'ultimo gruppo di 4 catenelle, faccio mi sposto direttamente nelle 2 catenelle dove avevo fatto diciamo l'aggancio prima e mi chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella, quindi lasciando queste 4 libere che sono le nostre 4 di separazione. Entro, riesco, e faccio una maglia bassissima in questo modo. A questo punto seguitemi che facciamo gli angoli. Mi sposto con una maglia bassissima nell'archetto, faccio 2 catenelle, mi sostituiscono la prima mezza maglia alta, carico il filo, un'altra mezza maglia alta, 2 maglie basse, 1, 2, mi sposto direttamente nell'archetto successivo, 2 maglie basse, 1, 2 e 2 mezze maglie alte, 1, 2, ops, 2. A questo punto andiamo a fare l'angolo. Nell'archetto successivo carico il filo, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 doppie maglie alte, carico il filo 2 volte, entro, tiro fuori le prime 2, carico 2, carico 2, di nuovo carico 2 volte, entro, tiro fuori 2, carico, tiro fuori 2, carico, tiro fuori 2, 2 catenelle, carico 2 volte il filo, mi sposto nell'archetto successivo, di nuovo 2 doppie maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, 1, 2, 3 e ricomincio il pattern, quindi 2 mezze maglie alte, 1, 2, 2 maglie basse, 1, 2, mi sposto nell'archetto successivo, 2 maglie basse, 1, 2, 2 mezze maglie alte, 1, 2, ricomincio con l'angolo, quindi mi sposto, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 doppie maglie alte, 1, prendo un po' di filo, e 2 catenelle, carico 2 volte il filo, mi sposto nell'archetto successivo, 2 doppie maglie alte, 1 e 2, 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e ho fatto l'altro angolo.
e ricomincio per l'altra metà. Sono arrivata all'ultimo blocco, chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella che ho fatto all'inizio per avviare la riga. A questo punto abbiamo la nostra mattonella, che è il corpo principale del coprisedia. A questo punto andremo a fare un giro di rifinitura che poi potremo andare a ripetere quante volte vogliamo in base a quanto grande è la nostra sedia e quanto vogliamo allargarlo. Ora, qua ci si può sbizzarrire, io la farò piena, magari si può anche alternare, fare magari una riga piena, fare una riga in granny, quindi facendo le 3 maglie alte, saltando le 3 punti, 3 maglie alte, oppure una maglia sì, fare tipo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella. Quando faccio la catenella salto il punto di base, insomma si può fare un po' tutto. In questo momento allora io farò innanzitutto un giro pieno, quindi 1, 2, 3 catenelle, vado a fare una maglia alta in ciascun punto, molto molto semplice, fino a quando arrivo all'angolo. Sono arrivata all'angolo, entro nell'archetto, 2 maglie alte, come un classico angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Dopodiché riprendo il mio giro di una maglia alta in ciascuna maglia, e questo è il primo giro che si può fare. Ho chiuso con la mia maglia bassissima. Un'alternativa può essere quella di faccio 4 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta e la prima catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, in quella successiva maglia alta, una catenella, carico, salto una maglia di base, in quella successiva maglia alta, e faccio un giro diciamo alternato. Gli angoli li facciamo sempre nello stesso modo, quindi sempre 2 maglie alte, 2 catenelle nello spazio dell'angolo, e continuo in questo modo, diciamo sbizzarrendomi con queste alternanze fino a che non ho la dimensione desiderata. Ecco, tenete conto che più fate una mattonella con un filato spesso, con un uncinetto più grande, più lo spazio riempito dalla mattonella sarà grande, quindi dovete fare meno contorno, ecco. In questo caso io ho scelto una via di mezzo, però appunto potete usare, ad esempio, io ho usato il cordino per un effetto un po' più delicato, poi l'ho fatto rosa, quindi probabilmente lo regalerò a qualche bambina per decorare la sua camera, ma potete farlo ad esempio in raffia o in gnuta per avere un effetto un po' più rustico, o ad esempio in licra o fettuccia per avere un effetto molto molto pop. Quindi continuiamo finché non abbiamo la nostra dimensione che vogliamo. Ed eccoci qua, una volta raggiunta la nostra misura non dobbiamo far altro che tagliare i pezzi dello stesso filo. Io in questo caso faccio una cosa molto semplice, li metto semplicemente così, li infilo nell'angolo doppi, in questo modo, e poi faccio passare dentro, in modo che non si stacchino più, su tutti e 4 i lati, oppure potete anche farlo con le catenelle, la stessa identica cosa ma con un filo di catenelle. In questo caso io volevo una cosa un po' più delicata e quindi vado solo di filo. Poi io sto facendo un coprisedia da bambina, quindi per la sedia di una bimba. Se voi veramente lo fate magari per non so, una poltrona, una sedia particolare, o gli sgabelli anche della cucina che magari si sporcano
più facilmente e ha senso avere una copertura, allora potete fare anche una cosa un pochino più strutturata, un po' più seriosa, ecco. Una volta fatti tutti e quattro i lati, poi li si appaia, scusate, li si accorcia in modo che siano più o meno della stessa riga e si vanno a legare tutti e quattro gli angoli alle quattro gambe della sedia. Oppure un'altra cosa carina che si può fare è fare questi qua doppi, quindi fate un altro quadrato uguale a questo, ci mettete dentro un cuscino della stessa dimensione a contrasto e unite i due lembi, questi quattro lembi con i quattro nastri, in modo che se il cuscino piuttosto che la copertura deve essere lavata, comunque voi potete slegarli. E poi, una volta che avete unito i quattro lembi, unite a loro volta i nastri alle gambe della sedia. È una versione, diciamo, un po' più elaborata, ma lo scopo è lo stesso, e questo vale sia come copersedia sia per fare magari dei cuscini un po' particolari. Come insomma si adatta a mille occasioni e soprattutto si può fare con qualsiasi mattonella. Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e qualsiasi domanda o dubbio potete scrivermi nei commenti, cercherò di aiutarvi. Grazie come sempre e ciao!